Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come ho costruito questo diorama, che rappresenta il rifugio di un pescatore solitario che ha costruito la propria casa sulla cima di una scogliera, a picco sul mare. Il paesaggio è sicuramente più ispirato alla fantasia che alla realtà, ma questa era proprio la suggestione che volevo riprodurre. Prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al mio canale e cliccando sulla campanella riceverete la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Bene, ma ora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a modellare. Inizio ritagliando dei pezzi di polistirene dello spessore di 3 cm per costruire la base del diorama e di successivi livelli che andranno a formare la scogliera sullo sfondo. Per realizzare l'effetto roccia lavoro con il cutter su dei singoli pezzi di polistirene, cercando di creare delle forme irregolari e frastagliate. Proseguo aggiungendo dei pezzi di polistirene per creare dello spessore, dove scaverò un sentiero in salita che porta alla parte alta della scogliera. Continuo a modellare la roccia aiutandomi anche con dei pezzi di sughero e della corteccia di pino. Per modellare definitivamente la roccia preparo un impasto di cartapesta e gesso, con il quale procedo raccordando tutti i vari pezzi di roccia e terreno, dando così la forma definitiva a tutto il paesaggio. Per creare il terreno lungo il sentiero utilizzo un composto formato da sabbia fine, gesso e sassolini. Per sistemare i bordi del diorama utilizzo come al solito del cartoncino pesante da rilegatura, dello spessore di 2 mm. A questo punto costruisco i pali che reggono il molo. Per farlo sto utilizzando dei listelli di balsa quadrati, ai quali smusso gli angoli con il cutter e poi creo dei solchi nel legno con la punta di un compasso, per creare una texture effetto legno invecchiato. Proseguo stampando in 3D una barca a remi in legno che posizionerò a ridosso del molo.
Traccio una linea di galleggiamento per scavare un incasso nel polistirene, in modo da posizionare metà barca sotto il livello dell'acqua. Ora posso realizzare il fondo per l'effetto acqua. Per prima cosa stendo uno strato abbondante di colla vinilica. Sopra la colla stendo dello stucco per muri in pasta. Cerco di stendere lo stucco creando delle piccole onde, aiutandomi anche con un pennello. Inizio ora la fase di pittura. Per prima cosa do come sempre una mano di fondo con del colore acrilico, aggiungendo colla vinilica. Quando il fondo si è ben asciugato, inizio a dare il colore alla roccia, utilizzando delle tonalità marroni assieme a dei grigi. Aggiungo anche un color sabbia alla tavolozza per dipingere il sentiero. Per dare il colore all'acqua utilizzo come base un verde vescica che sfumo con dei verdi più chiari. Una volta che il colore dell'effetto acqua si è ben asciugato, stendo questa vernice lucida trasparente per dare all'acqua un effetto bagnato. Ripeterò questa operazione per 3-4 volte, lasciando asciugare bene la vernice tra uno strato e l'altro. Questo creerà un sottile spessore di vernice che renderà l'effetto più realistico. Ora posso continuare a costruire il molo. Creo prima le travi di sostegno, sulle quali incollerò poi le assi del pavimento.
Costruisco anche un piccolo capanno per gli attrezzi, che posizionerò sulla parte alta del molo. Inizio ad aggiungere la vegetazione, applicando dell'erba ai lati del sentiero ed in cima alla scogliera. Ora posso incollare la casa in cima alla scogliera. Se volete vedere più nel dettaglio come ho costruito questa capanna del pescatore, potete guardare il video dedicato alla sua realizzazione qui sul mio canale. Creo ora dei pali di sostegno per la casa che si appoggeranno sulla roccia e il terreno. Costruisco anche una scala che darà accesso alla casa dal sentiero. Continuo ora con la vegetazione, inserendo degli alberi. Per farlo utilizzo questi rami già pronti della Greenstop, che sono ottimi per costruire velocemente degli alberi. Per creare la chioma utilizzo dei rametti di Telopsis, che poi cospargerò con delle foglioline. A questo punto inserisco anche degli accessori. Procedo inserendo anche dei personaggi. Ho disegnato un pescatore utilizzando Aeroforge, mentre per il cane avevo già a disposizione il file STL che ho utilizzato per un diorama precedente.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Voglio ringraziare in particolare tutti i miei sostenitori Patreon che danno valore e stimolo al mio lavoro. Unendovi alla mia community Patreon potrete approfondire le varie tecniche di costruzione dei miei diorami. Il vostro supporto mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!